Ciao ragazzi, oggi vi mostro l'ultimo upgrade per la X5S. Si tratta di un'elettronica a 32 bit, la MKS S base versione 1.3. Mi è stata inviata da Gearbest per provarla. Oltre all'elettronica mi è stato inviato dell'altro filamento, qui ne vedete due rotoli in macchina, e dei cappuccetti in silicone protettivi per gli estrusori. In descrizione trovate i link. L'elettronica sostanzialmente è un processore Cortex a 32 bit, abbiamo 5 driver di tipo 8825, sono driver a 32 microstep. Abbiamo la presa di rete e un alloggiamento per SD card. Poi abbiamo i 4 MOSFET di controllo, bed, due testine e fan. Abbiamo 4 sensori di temperatura. Come vedete i colori corrispondono ai 3 assi più i 2 estrusori, in maniera che è difficile sbagliarsi. Mi viene dato il display touch. Questo è un display praticamente autonomo, è fatto con un Arduino e sostanzialmente il display comunica tramite la seriale interna. Quindi dal display vengono mandati i comandi e l'elettronica li esegue. Oppure l'elettronica potete anche farla andare senza display tramite il collegamento di rete o l'USB. L'elettronica permette il collegamento di driver esterni se fosse necessario, e in più abbiamo qua un connettore qua e uno qua con degli altri piedini di uscita per eventuali espansioni future del firmware. Un'altra cosa molto interessante è la notevole riduzione del rumore della stampante. Questa è dovuta ai driver dei motori che funzionano a 100 kHz, quindi a una frequenza che è fuori dall'udibile. Questa elettronica funziona con il firmware Smokyware. Questo firmware è molto più semplice del Marlin da configurare, perché avete un file di configurazione testuale che dovete salvare sull'SD. Poi una volta che accendete l'elettronica si legge la configurazione dal file e stop. Per l'upgrade del firmware basta copiare il nuovo firmware sull'SD e accendere l'elettronica. 15 secondi e il firmware viene caricato automaticamente. Avete anche un accesso di controllo tramite un servizio web che potete attivare o disattivare. Comunque in generale la configurazione, una volta capita la logica,
è abbastanza semplice tramite questo file. Cambiate il file e al successivo riavvio avete la configurazione cambiata. Inoltre è possibile tramite Telnet o tramite web server mandare dei comandi per cambiare la configurazione mentre sta funzionando, in maniera da vedere gli effetti dei cambiamenti in tempo reale. Per cui potete modificare le velocità o le accelerazioni dei motori mentre sta stampando. È una cosa abbastanza comoda durante la messa a punto della stampante. Ora anche il display si aggiorna tramite firmware messo sull'SD card. L'aggiornamento del display serve per sostanzialmente cambiare la grafica o customizzarsi i menu. Bene, allora iniziamo col dire che l'elettronica funziona molto bene. Ho notato da subito un netto miglioramento nel controllo dei motori. Ora io questa l'ho configurata esattamente come è configurato il Marlin, con stesse velocità e accelerazioni. Però il tempo di stampa mi si riduce di un 10%. Questo perché praticamente a parità di velocità di stampa, quando la stampante stampa una linea, poi si sposta e ne stampa un'altra, quel movimento lì viene eseguito molto più rapidamente. E allora tutti questi movimenti di spostamento eseguiti più rapidamente vi fanno risparmiare il 10% di stampa, di tempo di stampa. Ora, in realtà, se voi aumentate le velocità e le accelerazioni, potete arrivare a oltre il 20% di risparmio sul tempo di stampa, però dovete poi fissarvi la stampante al pavimento. Io quando le prime stampe ho iniziato con le configurazioni che ho trovato di default ed erano troppo elevate le velocità. Quindi la stampante funzionava e mi faceva le stampe molto veloci, però mi saltava sul tavolo. Ora, un'altra particolarità molto interessante è che l'elettronica, quando è spenta, chiude le fasi dei motori su se stesse. In questa maniera i motori diventano più duri, si irrigidiscono, perché il movimento crea una piccola elettricità che crea un campo magnetico che si oppone al movimento. Infatti devo dire che da quando ho messo questa elettronica Z non mi si è mai spostato. Conclusioni. L'elettronica funziona molto bene e c'è un generale miglioramento del funzionamento di tutta la stampante. Inoltre, la miglior gestione dei motori, delle velocità, delle accelerazioni, si traducono in una migliore qualità di stampa.
diciamo che tanti difetti dovuti al cambio layer tendono quasi a scomparire. Vedete che non si notano i punti di cambio livello. Ora monterò meglio l'elettronica e affinerò la configurazione e poi rilascerò il file config in maniera che se qualcuno vuole montarsi questa elettronica si risparmia qualche giorno di lavoro nel configurare tutto. Per questo video è tutto, vi lascio con un po' di immagini sulle stampe fatte. Ciao, alla prossima!